Buongiorno a tutti, nella rassegna di questa settimana andremo a parlare di un argomento molto linguistico tanto quanto culturale, ovvero le espressioni idiomatiche denominate shuyu. I shuyu si dividono in diverse sottocategorie, che sono gli yanyu, ovvero i proverbi, gli xiehoyu, ovvero le locuzioni allegoriche, i geyan, che sono gli aforismi, i guanyoyu, ovvero delle locuzioni che sono comunemente utilizzate nella lingua parlata, e i changyu, ovvero le espressioni fatte. Appunto sui changyu ci focalizzeremo nell'incontro di oggi. I changyu possono essere a loro volta suddivisi in 4 sottocategorie, che andranno a distinguere le varie espressioni a seconda della fonte dalla quale traggono origine. Abbiamo i jin, ovvero i changyu che vengono presi, che traggono origine dai classici cinesi, come per esempio il libro dei riti e i dialoghi di Confucio. Abbiamo poi gli shu, ovvero i chengyu derivanti da opere ed eventi storici, infatti lo shu viene proprio da li shi, che è storia. In terzo luogo abbiamo gli zi, che comprendono anche i fo, e sia gli zi che i fo stanno a indicare i chengyu di origine filosofica e buddista, che per esempio possiamo trovare nell'opera Zhuangzi. E per ultimo abbiamo i ji, ovvero i chengyu derivanti da fonti antologiche, come per esempio un'opera che è lo Wenxuan. I chengyu quindi, per definizione, se analizziamo proprio i 2 caratteri che compongono la parola, ovvero chang e yu, sono delle espressioni fatte. Cosa significa? Sono espressioni di 4 caratteri solitamente, abbiamo solo qualche eccezione in cui i chengyu sono composti da 8 caratteri e sono appunto espressioni fisse. Ciò significa che gli elementi non possono essere separati all'interno di una frase e all'interno di questa espressione non possono essere inseriti altri elementi, come per esempio dei gruppi preposizionali o dei verbi. La caratteristica che rende molto difficile l'apprendimento dei chengyu sta appunto nella difficoltà di traduzione, ovvero la maggior parte dei chengyu vanno conosciuti. Come si vanno a conoscere? Specialmente conoscendo la fonte dalla quale traggono origine. Infatti i cinesi considerano i chengyu come un indicatore di istruzione. Quindi se una persona nel parlare utilizzerà molti chengyu, allora sarà una persona molto colta. Specifico, i chengyu si utilizzano sì nel linguaggio parlato, però molto formale, si utilizzano invece molto di più nella lingua scritta. Come appunto dicevo, il significato non è molto deducibile. Un esempio è il chengyu Longfei Fanwu, che significa letteralmente un corsivo molto accentuato, quindi che si usa di solito come aggettivo. E anche qui, se si vanno ad analizzare i vari caratteri presi singolarmente, verrà fuori un'immagine che potrebbe a posteriori rimandare al corsivo molto accentuato, perché appunto tradotto letteralmente significa il volo del drago e il ballo della fenice, quindi il loro movimento molto flessuoso potrà rimandare all'immagine della scrittura in corsivo. I chengyu sono stati molto influenti nella cultura cinese, infatti sono andati poi anche a influenzare altre lingue come il cinese e il giapponese. Abbiamo come esempio il chengyu Yizhi Sanqiu, ovvero che sta a indicare un periodo molto prolungato nel tempo, che diventerà Ichijitsu Senshu in giapponese e Il Samchu in coreano. Per concludere questa breve introduzione che vi ho fatto ai chengyu, vi voglio lasciare un chengyu a me molto caro, che è appunto Si Hai Jia, che significa letteralmente fare di ogni posto in cui si va la propria casa, che penso sia anche abbastanza significativo ai giorni d'oggi, viste le numerose anche discriminazioni ancora molto forti nei confronti della comunità asiatica, che come ben sappiamo in quest'ultimo periodo è abbastanza accentuata in paesi come l'America. Quindi ve lo lascio davvero come augurio e che sia come fonte di ispirazione.